Ciao Fioi, oggi siamo a Monfumo in uno dei miei posti preferiti del mondo, l'Osteria alla Riva, detta anche Dalla Vittoria. Questa osteria era il punto di incontro per i cacciatori della zona e lo è ancora. Qui fanno pochissimi piatti, un solo primo, l'antipasto classico di affettati e i secondi che sono la vera bomba, che si fanno ancora come li faceva la Vittoria dagli anni 70. Si parla di secondi arrosto, faraona, coniglio, cacciagione e pollo a intecia. Vediamo un po' cosa c'è oggi, fatto veramente tutto al top, bello unto e sì. Andiamo a mangiare. Ho trovato quando ha ristrutturato qua in quegli anni 70, io ho trovato una scritta che era 1898. Praticamente mio papà l'ha acquistato qua nel 1956. E poi c'era la Vittoria? No, mamma è arrivata nel 65 qua. Negli anni 70 ha iniziato a fare cucina. Prima era un bar, osteria, dopo ballavano, facevano il disastro, fumavano, giocavano a carte. Guarda, l'osteria era vecchio stile, cioè Giocavano a bocce. Questo è il famoso musetto in Veneto, credo sia il corrispondente italiano del cotechino, che noi mangiamo con il cren, rigorosamente con il cren. Beh, è da tradizione mangiarlo tipo all'ultimo dell'anno, a Capodanno, insomma. Allora si prende un po' di cren, taglia con la forchetta perché il musetto insomma non ha bisogno di molto altro e via. Perfetto. Non so se sia una cosa tipica anche di altri posti il cren, cioè in teoria anche dell'est Europa, cioè tipo in Slovenia il cren lo mangiavano. Ma che bel colore, che bel grassetto. Sì, una piccola curiosità, in Veneto non si sa perché noi non chiamiamo le lasagne, ma le chiamiamo pasticcio. Forse il nome pasticcio deriva dal fatto che nella tradizione veneta negli anni 60-70 nel pasticcio ci si metteva un po' di tutto, tipo prosciutto, mozzarella, besciamella ovviamente, che qua si chiamava anche besciamella. Vabbè, però sì, pasticcio perché forse ammucchiavano un po' di ingredienti oltre a quelli tradizionali. Bel pasticcio de casa, quello proprio. Vorrei farvi vedere quanti strati ci sono in questo pasticcio. Cioè veramente ce ne saranno tipo 5. Molto cremoso. Tutta questa roba, tutto questo lietto arancione, ecco, questo mi riporta all'infanzia. Mangiavo solo pasticcio da mia nonna. La domenica pasticcio dei nonni. Mi vergogno a dirlo, ma ci hanno dato una porzione così grossa che non riesco a finirla. Questo pezzo penso rimarrà qui. È una ricetta sua. Gli esperimenti che faceva, ha fatto sta ricetta, è una ricetta sua, è rimasta uguale. Cioè, di cosa stiamo parlando? Miglior pelle che potrete mai mangiare. Io ho un forno di quelli tipo vecchio che ci vogliono tanto tempo, praticamente dalle 6 stamattina al mezzogiorno. Quindi 6 ore. 6 ore minimo. Facciamo un attimo un test toccio. Dai, perfetta. Cottura sempre perfetta. Il gusto è inconfondibile. C'è sicuramente un mix di spezie, erbe aromatiche. Una cosa che trovo sempre molto figa è che ti danno le patatine fritte e non le patatine al forno. Boh. Cioè, Grande fan. Sì, quando si viene qui in tanti, cioè portano letteralmente dei vassoi di patatine fritte, sono quelle sottili, no? Anche se sono tutte irregolari, quindi sicuramente le fanno loro. E sono delle ottime patatine fritte. Quel polletto sembra ottimo. Bisogna pucciarlo bene nell'olietto. Brava. Super morbido. Vorrei far notare il colore di questo pollo. Si vede, no? Sì. Ecco, molto più scuro dei polli che si trovano, diciamo, al supermercato, ma anche in macelleria, Cioè, proprio un pollo, vedi, ruspante questo qui. Poi, guardate la cottura.
come si è staccato quest'osso. L'ultima volta che siamo venuti il pollo era rosso con le patate al forno e come diceva Tommaso, quindi i piatti sono veramente imprevedibili, sono creati insomma secondo l'estro dello chef e devo dire che quello rosso era una bomba, cioè era proprio molto morbido, molto umido. Monte Grappa, di là, a quanto pare. Eccoci, come sempre abbiamo mangiato benissimo e volevamo farvi vedere lo scontrino fiscale di tutto quello che avete visto. Abbiamo speso 55,80 che ci sembra un prezzo ok. Ci sta, sì. Non abbiamo preso il vino. No, infatti insomma il vino è l'unica nota dolente del posto, non c'è una vera selezione di vini, un po' vini della casa. Detto ciò, cosa abbiamo mangiato? Abbiamo mangiato antipasto di affettati classico, i 2 pasticci, la faraona arrosto e il pollo arrosto, da provare il coniglio, l'avevamo detto anche prima, ottimo, spacca, o anche il pollo in umido con il toccio rosso e con le patate, che anche quello quando c'è è consigliatissimo. Poi vabbè, la faraona che è il classico. È un po' più pesante, però dovete provarla se venite da queste parti, perché è il vero piatto, diciamo, signature dish della storia dell'osteria. Quindi in definitiva, se passate per Monfumo, che avete visto nel video è anche molto carino, passate all'Osteria La Riva perché ne vale davvero la pena. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, prossima osteria chissà dove sarà, magari cambiamo provincia, magari stiamo qua, non lo so. Consigliateci i vostri posti preferiti, diteci dove volete che andiamo E seguiteci. Perché, come dicevamo, i nostri pranzi non sono gratis, ma il vostro click su segui lo è, quindi fatelo. Ciao! Ciao!